Salve a tutti ragazzuoli e benvenuti in questo nuovo episodio di Extreme Metal News. Vi invito ad iscrivervi al canale qualora foste interessati alle novità sul mondo del metal estremo e su quello che riguarda la nostra musica. Inoltre vi consiglio di guardare il video fino alla fine perché come sempre alla fine ci sarà la notizia bomba della settimana. Inoltre piccola novità, venerdì verrà avviato un nuovo format su questo canale che spero vivamente possa piacervi, quindi mi raccomando rimanete sintonizzati. Detto questo cominciamo con il video. Il leggendario batterista ex-Slayer e attualmente membro dei Testament, Dave Lombardo, annuncia il suo nuovo progetto chiamato Empire State Bastard, che rilascia il suo primo singolo, Harvest. La band si autodefinisce grindcore, ma in realtà ci sono tante piccole chicche all'interno del loro sound, e infatti già Dave aveva annunciato che i loro brani non sarebbero stati del tutto convenzionali. Infatti già in questo singolo, Harvest, possiamo sentire delle influenze derivanti dal prog, dall'old school death metal, dal thrash più classico, quindi un bel po' di influenze che vanno a definire un sound ben preciso e ben personalizzato. Oltre a Dave Lombardo, gli altri due membri sono magari meno conosciuti ma altrettanto talentuosi. Infatti parliamo di Simon Neil alle vocals e di Mike Vennart alle chitarre. Finalmente è uscito Deepet dei norvegesi Mork, album che aspettavo così tanto da contare i giorni alla rovescia. Purtroppo non posso ancora darvi un mio parere sull'album perché per ascoltare i Mork devo essere nel mood giusto e non avere nient'altro da fare. Però conto di farci un video a parte se siete interessati alla cosa. Intanto voi se l'avete ascoltato ovviamente fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate. I Neo Bliviscaris rilasciano il nuovo album Exul, uscito il 24 marzo per la Season of Mist. Non credo abbiano bisogno di presentazioni, si tratta di una band progressive death metal attiva fin dal 2003 che ha fatto scuola per tutto ciò che è venuto in seguito e che continua a fare scuola. Non ho ascoltato tutto l'album, ma da quel poco che ho sentito del disco credo che i 6 anni che si sono presi per rilasciarlo non sono andati buttati, anzi. Ovviamente anche di questo sono curiosissima di sapere che cosa ne pensate, quindi scrivetelo nei commenti. Io personalmente amo alla follia i Neo Bliviscaris e non vedo l'ora di poter ascoltare tutto l'album. I Creeping Death, band death metal texana, annunciano il nuovo attesissimo album Boundless Domain, in uscita il 16 giugno, e rivelano la copertina, la tracklist e dove effettuare i preordini. I Creeping Death credo siano ormai lontani dall'essere definiti underground. Hanno fatto una bella risalita e devo dire più che meritata. Inoltre due piccole curiosità su quest'album. La prima è che è prodotta dal chitarrista dei Killswitch Engage, Adam, di cui non pronuncerò il nome perché non ho idea di come si pronunci, e presenta un featuring molto interessante con George Fisher dei Cannibal Corpse. I Fatal Embrace ritornano dopo ben 26 anni con un nuovo imperdibile album, Manifestum Infernalis, in uscita il 31 marzo per la Black Lion Records. La band svedese è nel pieno della forma e sembra riprendere da dove avevano interrotto 26 anni fa. Infatti ci propone un black metal dalle forti tinte sinfoniche e melodiche, che prende a piene mani da quel modo di intendere il black metal tipico degli anni 90. Un ritorno veramente imperdibile che potete ascoltare in anteprima sul canale di Black Metal Promotion e potete preordinare già da adesso. Alla fine è accaduto veramente. I Cradle of Filth hanno inciso un brano in collaborazione con Ed Sheeran, in uscita quest'estate. Il brano è quasi terminato, infatti manca solo la voce e il basso. Vi prego, voglio assolutamente leggere i vostri commenti su questa notizia perché sono sicura che potrete tirar fuori delle perle. Per quanto mi riguarda sono contenta che almeno il singolo è stato fatto per beneficenza, quindi un'utilità l'hanno trovata alla fine. Un progetto molto interessante, Eau Claire de Lune, pubblica un nuovo EP chiamato Perpetual Life, appena 2 brani che ci lasciano intendere che ci sarà un seguito in futuro. Si tratta di un particolarissimo post-black metal con tante influenze melodiche e sinfoniche, che creano delle atmosfere veramente interessanti con questo largo uso di synth. Vi consiglio vivamente di darci un ascolto, non ve ne pentirete.
I Dyspnea, band campana, annunciano il nuovo lavoro Overdose Depression, in arrivo il 1 aprile. Si tratta di un depressive black metal fortemente influenzato dall'ondata dei primi anni 2000, quindi Forgotten Tomb e Life Lover su tutti, con un gusto per le melodie veramente invidiabile. Tornano gli End, progetto che ha debuttato nel 2013 e che ripresentano un nuovo album, Haunter, a distanza di 4 anni dall'omonimo album uscito nel 2019. Si tratta di un raw black metal molto interessante, in alcune parti lo definirei ritualistico, che in effetti presenta tematiche riguardanti la morte, il satanismo, il paganesimo, eccetera. Quindi mi raccomando, dategli una chance, sono sicura che non ve ne pentirete. I tedeschi Nargaroth saranno in Italia per un'unica imperdibile data, il 28 aprile allo Slaughter Club di Milano, come headliner del Gods of Black Festival. Ad aprire il concerto ci saranno 2 band milanesi di tutto rispetto, i Mechanical God Creation, band technical death metal, e gli Obsolete Theory, una band a cavallo tra death e black metal. Una serata veramente imperdibile all'insegna del nero metallo. Io vi ringrazio per aver seguito il video fino a qui, vi invito ancora una volta ad iscrivervi al canale, a lasciare un mi piace e a lasciare un commento. E noi ci vediamo lunedì prossimo per altre notizie. Lead the Fire!